dopo parecchi mesi vado a recuperare Nirvan, che si trova a Montevideo, Uruguay, dove l'abbiamo lasciato. Proprio così, devo tornare in Sud America. Questi mesi ci siamo ripresi dal viaggio sulla Panamericana, concluso con successo da Fairbanks, la città più a nord dell'Alaska, fino a Ushuaia, nella Terra del Fuoco. Nirvan, il nostro Ducato camperizzato in Italia e spedito in Canada, ha fatto più di quello che potevamo chiedere e sembra sia sempre davvero in forma, sempre pronto a partire per una nuova avventura. Ma questa volta qualcosa è andato storto. Sicuramente il viaggio lo ha stancato. E fino a quando abbiamo deciso di viaggiare con lui ci siamo sempre chiesti che cosa ne avremmo fatto e devo ammettere che siamo sempre stati molto insicuri. All'inizio pensavamo di venderlo a fine viaggio, ma è anche vero che dopo un'esperienza così cominci a essere un po' geloso di ciò che un semplice oggetto possa farti provare. Non mi sono mai attaccato alle cose e la stessa van life ti insegna a vivere con poco, ma è davvero inevitabile non emozionarsi solo per il capitolo incredibile della nostra vita che Nirvan ci ha fatto vivere. C'è anche da dire però che avere un mezzo italiano in terra straniera dall'altra parte del mondo è comunque un costo importante e una fonte di pensieri tra chi te lo custodisce e i vari permessi in gioco, e quindi molte volte mi è passato per la testa di venderlo e dare l'opportunità ad altri di vivere questa esperienza. Ma ora il problema è diverso e penserò in seguito a cosa fare. Nirvan non si accende più e io devo assolutamente capire il perché. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre a Milano e sto andando a casa di mio papà perché è arrivato un paccone gigante che voglio aprire. Sono curiosissima perché è una cosa che desidero da tantissimo tempo e c'è un indizio, tra l'altro. Bici elettriche che sto usando tantissimo a Milano e quindi andiamo a scoprire cos'è arrivato. Non vi faccio vedere niente di questa zona di Milano perché non c'è tantissimo da vedere sinceramente, i soliti palazzoni marroni e grigi. Mi piacerebbe chiedere al comune di Milano di iniziare a colorare le case di colori un po' più belli e vivaci, prendendo spunto magari dal Sud America, dal Centro America, dove l'esplosione di colore rende le case molto più belle e sicuramente l'atmosfera un po' più felice, perché Milano già è grigia, in più se tutte le case sono sempre grigie e marroni, diciamo che l'umore dei milanesi è sempre un po' a terra. Eccomi arrivata a casa, qua c'è sempre mio papà, gli ho occupato la casa con questo mega paccone. Ci sono un paio di curiosi qua che vogliono capire cosa c'è dentro, andiamo ad aprirlo. Non possiedo una bici da quando avevo 10 anni, quindi la gioia di ricevere la nuova bici elettrica Fido M1 Pro è stata come scartare un regalo sotto l'albero, anche se è quasi estate. Dopo averla montata andiamo al parco a provarla, per fortuna è pieghevole quindi entra tranquillamente in ascensore. Io ho già provato la bici elettrica, invece mio papà è la prima volta. Allora, grande! Madonna, fermati, aiuto! Mazza come va sparato. Fa ridere perché continua a dire che è una figata, perché lui non ha mai guidato neanche il motorino, quindi ci ha preso gusto e non si ferma più. Stai attento! Ha detto che sembra di essere in aereo. Partito. Eccola qua. Si è ricreduta perché lui era per le bici manuali, però non aveva mai provato la bici elettrica. Approvata? Approvata, sportiva, una bella accelerazione, è anche sicura con queste belle ruote. Ma qua c'è il monitor, si vede tutto scombinato, ma perché c'è il video, indica i chilometri fatti e la velocità. Poi ci sono le 3 modalità differenti. Per una maggiore comodità ci sono 3 diverse velocità di pedalata assistita. C'è la modalità 1 fino ai 15 km/h, la 2 dai 15 al 20 e la 3 fino ai 25 km/h. Ci sono 7 marce, questo è l'acceleratore, i freni sono idraulici, quindi frena molto bene, molto velocemente. Poi c'è la ruota monoblocco, il motore è molto potente, infatti è di 500 watt e arriva fino a 40 km/h, è un piccolo motorino. La batteria è qua dentro a 48 volt e ha un'autonomia fino a 130 km. E qui si mette in carica con la batteria.
Ovviamente ha anche le luci, il super clacson che non è bellissimo, però almeno siamo sicuri che si spostano. Quindi ricapitolando, secondo me questa bici M1 Pro della Fido è veramente ottima, soprattutto per chi vive in città. Infatti per spostarsi da un posto all'altro è veramente ottima, è molto facile trasportarla anche in macchina, infatti come avete visto si può piegare, e soprattutto ha delle ruote molto forti, molto resistenti, quindi va su tutti i terreni. Purtroppo non me la posso portare in Sud America, anche se sarebbe bello, quindi la presterò a mio papà per questi mesi e poi quando torneremo la useremo. Se state pensando di comprare una bici elettrica, approfittatene perché abbiamo uno sconto sulla nuova Fido M1 Pro usando il codice sconto DENIRVAN30. Oh, eccoci finalmente a casa nostra. Oh, Eccoci nella nostra casetta italiana. lasciamo un po' aperto che sennò non entra la luce. Ecco. Eccoci finalmente nella nostra casetta Nirvan 2. Ce l'avete chiesto tantissimo, noi vi abbiamo sempre risposto nei commenti, però non l'abbiamo mai abbandonata, è la nostra casa italiana perché al momento non abbiamo ancora una casa qui in Italia. E Nirvan 2 in questa prima fase della sua vita è stato usato non tanto per viaggiare, ma per farci rilassare un po' dopo la Panamericana. Eccola, guardate che bella la nostra casa con tutti i comfort. A noi sembra una reggia, passare da Nirvan 1 a Nirvan 2 è veramente una villa e siamo quasi troppo larghi, infatti ogni tanto ci manca il nostro piccolino. Siamo stati in Italia qualche mese, non abbiamo fatto video perché ci siamo dedicati un po' alle famiglie, un po' a progetti personali, diciamo che ci siamo anche rilassati perché il viaggio è stato lunghissimo, meraviglioso, però avevamo bisogno anche di staccare un po'. Vabbè, tutto questo per dirvi che dalla nostra casona bellissima, con il bagno dentro, il lavandino bello, il frigorifero e tutto quello che ci poteva servire in Sud America, sentiamo ancora l'esigenza di viaggiare. Sì. Infatti Nirvan 1 ci aspetta ancora, l'abbiamo lasciato un po' di mesi in Uruguay, come avete visto Carlo l'ha lasciato lì. Ora purtroppo ci separeremo un'altra volta per qualche settimana, solo per 3 settimane, però siamo tristi perché dobbiamo stare un po' di tempo da soli perché Carlo deve tirar fuori Nirvan 1 che sta per scadere il permesso e io invece devo finire alcune cose in Italia, quindi non posso andare con lui ora, comunque lo raggiungerò presto. Quindi adesso vado a fare le valigie e poi vi racconto tutto quello che succederà nei prossimi giorni. Prima però facciamo un tour rapido del nostro van. Purtroppo questa volta non abbiamo tempo, volevamo farvelo vedere nei dettagli, fare il van tour, però siamo stati molto presi con tante cose, non ce l'abbiamo fatta. Comunque quick tour 30 secondi quick di tour, Nirvan 2. 3, 2, 1 via. Letto matrimoniale stupendo, bellissimo. Cassa 1 per Carlo, cassa 2 per me e... Quello cos'è? Il terzo letto? Questo è il terzo letto? Questo si trasforma in terzo letto, tavolo, frigo, piastre, induzione, lavandino che funziona ancora, meraviglioso. Ventilatore. Questo è il bagno, quello compostabile su cui abbiamo lavorato tanto, con la doccia, eccetera, l'acqua calda e la ventilazione qui. Gli oblò che hanno fatto sclerare Carlo ai tempi tantissimo, quindi ci ricordiamo ancora tutte le volte che guardiamo fuori. Ma sono bellissimi, guardate, sembra di stare a dentro Milano. Una lavatrice. Questo se l'ha portato dal Messico, è anche bello portare cose dal mondo, vero? Sì, infatti è abbastanza colorato il van, ci sono tante cosine prese un po' dappertutto e a questo giro ne prenderemo altre perché stiamo per tornare in Sud America, purtroppo prima Carlo, però non vedo l'ora di raggiungerlo. Ed eccomi qui magicamente trasferito all'aeroporto di Madrid. Sto andando a prendere il volo, un volo molto particolare perché dopo parecchi mesi vado a recuperare Nirvan che si trova a Montevideo, Uruguay, dove l'abbiamo lasciato. L'avevamo lasciato dal tassista, solo che sono sorti dei problemi. Il primo che il permesso di importazione sta per scadere e il secondo che non si accende più e quindi devo andare a capire qual è il problema. Adesso devo andare all'imbarco S1 dove il volo per Montevideo mi aspetta. L'aeroporto di Madrid è grandissimo. Pensate che per passare dal terminal 4 al 4S ci vogliono ben 35 minuti. In questa prima parte del viaggio sarò solo, vi spiegherò bene che cosa faremo questa volta in Sud America e intanto cercherò di fare tutte le riparazioni possibili. Ecco il tabellone Montevideo, mezzanotte 10. Si va, tra un po' fanno il boarding. Volevo prendermi qualcosa da mangiare ma è tutto spento, è tutto chiuso. Qui a mezzanotte non si riesce a trovare
neanche qualcosa da mangiare. Ecco la coda per entrare in aereo, questo è il gate, stanno per chiamare Montevideo. Stiamo arrivando, anzi sto arrivando. La valigia con tutti i ricambi è in aereo e si sta spostando dai 2 terminal. Speriamo faccia in tempo, perché tra il volo Milano-Madrid e il volo Madrid-Montevideo c'è solo un'ora di attesa. Quindi io ce l'ho fatta, sono arrivato. Speriamo anche la valigia, perché c'è tutto quello che mi serve per risolvere i problemi a Nirvan. Ovviamente sono veramente emozionato a rivederlo dopo così tanto tempo. Non so cosa aspettarmi, spero si riesca a muovere ancora. Non so assolutamente cosa è successo. Con chi ce l'ha tenuto abbiamo cercato di capire quale fosse il problema, ma non l'abbiamo trovato. Quindi adesso vediamo, entro domani lo devo togliere dal suo posto perché lui deve partire, quindi spero proprio di riuscire a muoverlo, se no dovrò chiamare un carro attrezzi. Hola, 43? Sì. Por aquí, por favor, fila 43 y luego a su derecha. Ok, grazie. Si parte. Ecco la business class, non la mia. Questo è il mio posto, non c'è nessuno di fianco a me, quindi penso che mi farò una bella dormita. E per la terza volta nella mia vita torno nel nuovo continente, questa volta da solo. Gli aerei intercontinentali sono sempre comodissimi. Ti siedi, cuscino, copertina e ti vedi un film. Poi ti servono la cena, che aspettavo tantissimo dato che a Madrid era tutto chiuso. La cena chiama un sonno profondo, aiutato anche dal film che non ho fatto in tempo a finire e che continua comunque nelle mie orecchie. Mi sveglio con il fuso orario a favore e stiamo già sorvolando il sud del Brasile. Sono quasi arrivato. Ecco la costa dell'Uruguay. Il mare ha un colore marrone a causa del trasporto di sedimenti del grande Rio della Plata. Atterro all'aeroporto Carrasco di Montevideo con la voglia di vederci chiaro su quello che è successo. Buongiorno da Montevideo, viaggio è andato benissimo, tutto a posto, una giornata splendida, solo che manca qualcosa. Ragazzi, non c'è la valigia. Purtroppo se la sono dimenticata a Madrid e quindi tutto il kit che avevo per accendere Nirvan oggi ed essere sicuri di andarcene al parcheggio rimane in Spagna e quindi dovrò tornare domani. Adesso devo raggiungere il nostro tassista parcheggiatore e tentare di togliere il van perché lui oggi parte e quindi sarà una piccola corsa contro il tempo. Questo è il piccolo aeroporto di Montevideo, nulla in confronto a quello di Madrid. Sono arrivato in centro a Montevideo dopo un'ora di bus, è il primo che prenderò perché poi me ne mancano 2 per arrivare dall'amico che è il van. Adesso sto facendo un giro nel centro, ho fatto la SIM card e vado a prelevare. Questo è il centro di Montevideo in una giornata splendida con 20 gradi di temperatura. Devo dire è una città veramente tranquilla, è circa 1/10 di Buenos Aires. Non so veramente niente della storia di questo paese, però adesso ci sono altre priorità. Intanto vi faccio vedere questo edificio grandissimo, penso che sia il più importante. Vorrei capire che cos'è. Eccolo lì. È un palazzone enorme con 1000 cupole in cima. Pazzesco, tutti i condizionatori fuori dalle case, sono tantissimi. Guardate su quel palazzo lì in fondo, è costellato dai condizionatori. Qui impari il portoghese in 4 mesi. Avrò sicuramente modo di vedere meglio la città, ma adesso mi devo concentrare su Nirvan. Sono nel pullman, in questo momento mancano circa 35 minuti all'ultima fermata. Ho dovuto prendere 3 pullman per arrivare dall'amico che ci tiene il van. Non tanto così amico, perché diciamo che si è comportato un po' così, poi vi racconterò. Comunque lui mi ha detto che devo togliere il van entro un paio d'ore perché poi se ne deve andare, quindi ho chiamato anche un carro attrezzi nell'eventualità che veramente non si muova e non si accenda neanche con la chiave che sto portando dall'Italia. In pratica la storia è che quando avevo lasciato il van dopo la Patagonia, subito 10 giorni dopo il nostro amico non era più riuscito ad accenderlo e non siamo mai riusciti a capire quale fosse il problema. La batteria è a posto, il motorino di avviamento è a posto, allora ho ipotizzato che fosse l'immobilizer
che è praticamente il codice della chiave. Lui, essendo un tassista, evidentemente ha smagnetizzato il codice della chiave, ma questa è l'ultima spiegazione che mi sono dato. Pompa diesel, funziona tutto. Adesso sono proprio curioso di vedere che cosa troverò. Questo è il terzo pullman che sto prendendo oggi. Meno male che la giornata spacca. Gracias. Eccoci qua, adesso devo camminare un po' per raggiungere la casa che è a Nirvan. Devo camminare 10 minuti per arrivare alla casa. Sono in questa zona veramente ai limiti della periferia di Montevideo, dove Nirvan è stato per parecchi mesi. Non so cosa aspettarmi, anche perché i contatti con questo nostro amico non sono stati dei migliori per tutta la permanenza di Nirvan qui a Montevideo. In pratica lui vuole che porti via subito il van. Se non si era capito, il van non si accende da parecchi mesi. Praticamente ha smesso di accendersi dopo 10 giorni che io sono tornato in Italia. Ho cercato in tutti i modi di mandare un meccanico e di capire quale fosse il problema, però non l'abbiamo trovato. Quindi adesso vado. In pratica ho cercato di comunicare col ragazzo che aveva il van per capire e trovare una soluzione su come accendere il van e comunque fargli fare dei giri, e niente, non è stato possibile, non si è trovata la soluzione. Diciamo che poi con il tempo, con il passare dei mesi, i rapporti non sono stati dei migliori. Lui voleva che lo togliessimo in fretta e quindi diciamo che questa esperienza non è che mi sia piaciuta particolarmente. Adesso non vedo l'ora di tirarlo fuori da casa sua, di salutarlo, anche mi dispiace per come stiano andate le cose, e poi di procedere alle riparazioni. Adesso sono in contatto con il carro attrezzi che dovrebbe venire a prenderselo. Purtroppo tutto il kit che serviva per accenderlo in qualche modo, il booster, avevo portato un bel po' di cose, è rimasto nella valigia a Madrid e domani andrò a prenderlo all'aeroporto. Inoltre, cosa importantissima, devo fare anche presto a ripararlo perché il permesso qui in Uruguay sta scadendo, quindi non vorrei avere problemi con la dogana. Tra pochi giorni devo assolutamente lasciare il paese con Nirvan riparato. Un ottimo inizio di un nuovo viaggio, direi. Intanto qua natura uruguagia con palme, prati, colline. L'Uruguay in questa stagione è verdissimo. Sta per succedere davvero. Dietro quell'angolo c'è la villetta dove c'è Nirvan. La posizione me lo conferma. Eccolo qua. Cominciano a venirmi gli stessi sintomi che ho avuto a Panama. Voglio proprio vedere come sta adesso stavolta. Ecco, ci siamo. Questo è il taxi del nostro amico, tra virgolette. E Nirvan c'è ancora. Eccolo lì. Eccolo lì. Vediamo un po' cosa è successo. Ci sono anche dei pitbull pronti ad ammazzarmi. Ok, Nirvan c'è e sono sicuro che da lì non si è mosso. Da ora inizia un momento abbastanza complicato e speriamo di cavarcela nel migliore dei modi.